Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi parliamo di BL is Magic, volume 1. Chiaramente non sarà una recensione, ma un video prime impressioni, focus on. L'opera è edita a Manga Senpai al prezzo di 7,90 € a volume e l'autrice è Oroken. L'opera è europea, nello specifico dovrebbe essere tedesca e si capisce subito dalla copertina e dal titolo che si tratta di un boys love. Io non ne ho sentito parlare molto spesso, pur trattandosi di una novità alla fine, se vogliamo, perché è uscita qualche mese fa, ci ho messo un po' a recuperarla, aspettando anche di sentire qualche parere, ma ne ho visti pochi e soltanto su Instagram, quindi eccomi a parlarvene anch'io. Tra l'altro scopriamo dalla copertina che è il primo volume di 4. Non so quando usciranno i prossimi, però già vi dico che sono molto curiosa di vedere come proseguirà. Ma veniamo a noi. Il protagonista è Rubio, un ragazzo che discende da una famiglia di potenti maghi neri e all'inizio dell'opera lo troviamo già che fa un patto con una sorta di artefatto antico potentissimo. Infatti il protagonista da solo non è che riesca a fare chissà quali magie, i suoi incantesimi non sono potenti oppure diventano incantesimi di magia bianca e scopriamo che ha fatto anche qualche danno. Infatti lo vediamo accompagnato da un gufo parlante con ali di farfalla che è suo nonno in realtà. E già con queste premesse mi ha sorpresa abbastanza perché le mie aspettative erano quelle di trovarmi davanti a un'opera molto leggera, molto incentrata sul boys love, divertente ma con poco altro, pur trattandosi di un'opera sulla magia. E invece abbiamo tutto questo contesto ben studiato. In ogni caso il protagonista si trova tra i normali umani perché sta cercando qualcuno che possa aiutarlo a mettere una pezza ai danni che lui ha fatto con la sua magia. E qui incontra Ati, un altro ragazzo che attacca subito brigga con lui e come biasimarlo. Però si capisce anche che questo ragazzo è anche attratto dal protagonista subito, istantaneamente, anche se non lo ammette. Il nostro protagonista si ritrova a dover entrare a scuola. Così scoprirete voi come mai. In particolare viene ammesso in una classe dove tutti i compagni sono gay, tutti. E già qui entriamo nel comico ridicolo. In realtà la cosa viene anche giustificata. Va bene, però chiaramente a primo impatto è assurdo. Diciamo che non è un'opera da prendere sul serio, ecco. Dato che Ati frequenta la stessa scuola, ma non la stessa classe, attenzione, e dato che il protagonista gli è sfuggito già una prima volta, adesso lui continua a proporgli sfide nel tentativo di batterlo. Infatti, invece di fare a botte, si sfidano nelle cose più disparate, anche più stupide. E poi, visto che il protagonista fa delle magie senza neanche accorgersi, e soprattutto magie dagli effetti inaspettati per lui stesso, le cose cambieranno. Diciamo che sarà proprio grazie a Dati se Rubio riuscirà a essere un pochino più stabile nei suoi incantesimi e a ottenere dei risultati seri. Ma a quale prezzo? E niente, è stata una lettura veramente leggera e divertente, ma con un contesto comunque ben fatto che incuriosisce, viene voglia di capire cosa c'è dietro alle cose che sono successe e cosa succederà dopo, perché insomma loro sono lì per cercare qualcuno e forse c'è qualcun altro che è sulle loro tracce, tra l'altro. Quindi abbiamo un contesto che alla fine è serio, ma è pieno di elementi assurdi, divertenti e anche boys love, ovviamente, non mancano. È proprio una lettura da non prendere sul serio e che continua a stupire perché è piena di questi elementi. Tra l'altro a un certo punto abbiamo 4 pagine a colori che non vi posso mostrare perché sono verso la fine, quindi sono spoiler, oltre a considerare i disegni sulle alette e quello che c'è sotto alla sovraccoperta. Insomma, l'edizione è proprio bella e come volume è anche bello grosso. Quindi sì, per quanto si tratti di una cosa stupida, me la aspettavo ancora più stupida e niente, mi ha sorpreso in positivo. Non ho veramente idea di dove vorrà andare a parare con i prossimi e non vedo l'ora di scoprirlo. Detto questo, penso di aver detto tutto, anche perché non voglio assolutamente rovinarvi quello che succede e quindi anche la lettura. Fatemi sapere se vi ho incuriositi oppure se l'avete già letto anche voi, cosa ne pensate, così facciamo uno scambio di opinioni nei commenti. Vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere quest'opera anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va vi aspetto sempre qui con il prossimo video.